Ciao ragazzi, volendo concludere questa carrellata di simulatori free gratis ehm, alla portata di tutti gli appassionati e volendo anche esaminare un carico molto affascinante per alcuni, per altri un mistero, se non un vero dilemma, cioè il dipolo. Bene, allora vi presento questo simulatore Basta, che ovviamente permette di simulare anche altri carichi, come vedremo in seguito. In descrizione vi lascio tutto per il download e quant'altro, ok? Bene, all'avvio si presenta con questa videata che può essere personalizzata aggiungendo altri grafici e curve di risposta. Ok, innanzitutto andiamo a caricare il nostro driver che per un dipolo o un open buffer che sia, ricordo che dovrà avere, per una migliore performance ovviamente, un QTS vicino o maggiore di 1, possibilmente maggiore di 1. Ma ovviamente per provare a fare delle simulazioni a scopo didattico, come in questo caso, se ne può utilizzare uno qualsiasi ovviamente, ok? Inutile che ripeti, questo non è l'unico simulatore o calcolatore per un dipolo, si può fare anche manualmente con le classiche formule, vale a dire queste. Si può usare anche questo foglio di Excel, ok, che ci permette anche di avere tutte le varie risposte, per dire. Quindi ci sono varie soluzioni per avere una visione d'insieme di un sistema, di un driver su un pannello, ma ovviamente avere un simulatore come in questo caso che ci permette di avere e analizzare tutte le curve, tutti i parametri, quindi avere una visione a 360 gradi di questo sistema, c'è molto di aiuto e ci piace anche oltretutto. Ok? Quindi andiamo a caricare innanzitutto il nostro driver. Premetto che bisogna creare prima un sistema, e per sistema si vuole intendere pannello e driver. Se ne possono creare più di uno, si possono accoppiare anche acusticamente, ma lo vedremo in seguito nella seconda parte di approfondimento. Ok, in questa stanza vediamo come creare il driver con tutti i suoi parametri. Carichiamo i parametri, come muoverci sul pannello, variare i parametri del pannello e tutto quello che ne può conseguire. Ok, allora nel nostro caso carichiamo il CH250 perché, come ripeto, deve avere un QTS superiore a 1, infatti il nostro 250 ce l'ha 1,36. Vanno caricati tutti i parametri, alcuni verranno calcolati dal simulatore e quindi da verificare se corrispondono a quelli del datasheet. Laddove non fossero esatti si va a correggere, ok? Assicuriamoci di questo. Vediamo subito che è possibile in questa finestra caricare sul pannello più di un driver, 2, 4 e così via, ok? È possibile anche decidere come collegare questi, se in parallelo o in serie, e poi dopo fatte queste opportune scelte si passa direttamente alla voce box qua, e come anticipato questo simulatore ci permette di caricare anche altri tipi di carico, ok? Simulare altri tipi di carico. In questa istanza ci dedicheremo al dipolo, quindi si clicca su disegna, si apre questa nuova finestra e in questa è possibile dimensionare il pannello, scegliere la posizione
del driver o eventualmente anche del microfono, per vedere come i parametri sia del driver con la sua posizione del pannello influiscano sulla nostra risposta. Ok? In alto vediamo qua questi simboli che stanno a indicare, posizionando il mouse sul simbolo c'è la guida in linea che ci indica quale funzione stiamo eseguendo. Nella fattispecie il primo ci permette di spostare i vari componenti, che in questo caso sono il driver, il pannello e il microfono, come anche il condotto reflex laddove stessimo simulando un carico reflex. Quindi possiamo agire sui due assi verticale e orizzontale, solo su quello orizzontale, solo su quello verticale. Abilitiamo lo spostamento del microfono, degli angoli di questo parallelepipedo, abilitiamo lo spostamento del driver o del condotto reflex, e su questo ultimo abbiamo la possibilità di digitare direttamente le dimensioni del box. Ok? Si digita una misura in metri come indicato sopra. Nel nostro caso possiamo fare subito una prova, portiamo a 80 cm la base restando fermo l'altezza, ok? Così ad esempio, e vedremo che vediamo che la risposta cambia ovviamente. Bene, si può disabilitare la simulazione del buffer step, ok? E infatti eccola qua, nel nostro caso ci è utile per vedere come interagiscono chiaramente il pannello con il driver e la sua posizione. Si può variare la distanza, si può abilitare o meno il microfono, si può simulare una misura classica diciamo in far field, e si possono mostrare tutti gli altri sistemi che andremo poi nella seconda parte a diciamo configurare. Comunque sia, in questa istanza vediamo come anche regolare i punti delle sorgenti virtuali che vengono presi in considerazione per simulare il pannello. Valori sotto i 20 sono troppo pochi, vediamo che già 22 i bordi del pannello non sono continui. Se abbassiamo ancora vedremo che aumentano, e quindi diciamo la simulazione diventa un pochino più alla buona. Diciamo che 20-22 va più che bene. Idem per quanto riguarda quelli usati per il driver. Per il condotto reflex diciamo valori intorno ai 10 è più che sufficiente. Sappiate che quando i punti ad esempio vengono raddoppiati, il calcolo per la simulazione si raddoppia, come si raddoppia anche eventualmente non fosse solo un driver e ne fossero due. Quindi laddove stessimo usando PC datati è sconsigliato perché può laggare e si può anche bloccare. Ok? Benissimo. Riportiamo il pannello nelle condizioni iniziali, quindi 40, alto 1,10 m. Ok, abilitiamo il microfono. Possiamo posizionare, abilitandolo ovviamente, abilitiamo lo spostamento sui due assi, e vediamo che avvicinandolo a pannello e anche al driver come varia la nostra risposta. Vedete? Quindi in questo caso spostandoci a 80 cm, vale a dire a una distanza dal
diciamo dall'asse di 60, cosa varia, ok? Ovviamente possiamo anche simularla a 3 metri, ecco qua, e così via, ok? Uno diciamo si può sbizzarrire per capire un attimo come questi due parametri, vorrà dire la dimensione del pannello e la posizione del driver su questo, come influenza la risposta. Ad esempio posso abbassare il driver e vedremo come vale la risposta, ok? Benissimo. Ci sarà utile in seguito quando andremo a creare altri sistemi e chiaramente in questi sistemi ci saranno altri driver che, ripeto, si possono accoppiare anche acusticamente. Per accoppiarla acusticamente ovviamente sarà necessario un crossover o passivo o attivo, che è possibile configurare in questo simulatore. Vedete, qua c'è quello diciamo filtro passivo, lo possiamo anche simulare a volo eventualmente, ecco qua. C'è la possibilità di variare il segnale di ingresso, cioè l'amplificazione. È possibile, come dicevo, attivare un filtro attivo, come in questo caso, vedete? Comunque sia, una volta attivati e configurati tutti questi sistemi con i suoi rispettivi crossover, celle e eventualmente anche se ne può, ovviamente si avrà la necessità di individuare le curve e avere una netta distinzione fra queste. Quindi è importante sapere che è possibile innanzitutto avere altre curve di risposta, e sono queste qua in elenco, e poi personalizzare queste curve. Ad esempio la nostra di questo sistema è rossa, si può cambiare lo spessore della linea, si può cambiare il colore, ad esempio verde, ok? Così per tutte le curve. Ci sarà utile poi in seguito per avere una, diciamo, visione migliore e la distinzione dei vari sistemi e dei vari driver in esso contenuti. Benissimo, per ora io mi fermo qua, penso che ne ci sia già abbastanza per giocare un pochino, per conoscere questo simulatore. Spero di essere stato chiaro, laddove non lo fossi stato mi fate sapere. Alla prossima, ciao!